Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo video non era previsto, quindi è perfetto. Allora, ce l'avevo dentro questa cosa. Volevo condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto rispetto a degli argomenti importanti sul come praticare proprio una pulizia, no, quotidiana e pratica delle energie. Tutto è partito da una sera che discutevamo con la mia migliore amica e il mio migliore amico davanti al camino, parlando appunto dell'attaccamento. Parlavamo della morte, parlavamo di quando una persona trapassa e quando noi ritiriamo l'investimento energetico su di noi. Ossia, ve l'ho spiegato già un'altra volta, se non sbaglio, non mi ricordo in quale altro video. Il fatto è che quando una persona trapassa, cioè va dall'altra parte, e, è come se una persona cara, per esempio, noi ritiriamo l'investimento energetico. E che succede quando ritiriamo l'investimento energetico? Che l'energia che noi avevamo proiettato su quella persona deve ritornare a noi. Cosa succede quando ritorna a noi? Deve attraversare i tre corpi, il corpo astrale, il corpo eterico, il corpo fisico. E per fare questo c'è del dolore, perché è come se questa energia potentissima, più siamo legati a quella persona, più l'energia è potentissima, il rientro di quell'energia. Ossia accusiamo il colpo, il dolore, a seconda, no, del processo di evoluzione spirituale però di ognuno di noi, a seconda della consapevolezza spirituale rispetto alla morte, il colpo è più o meno duro e quindi rientra a noi, è come se fosse una sorta di lancia d'amore, un lancio energetico che trapassa questi tre corpi, rientra a noi dandoti potenza. Va bene quando c'è il distacco di una persona cara o come quando anche superiamo l'attaccamento rispetto a lasciare andare una persona, che poi è la stessa cosa, sia che trapassi o che vivi sul piano terrestre. Quando noi elaboriamo l'attaccamento, praticamente che significa elaborare l'attaccamento? Quando si è esaurito il passaggio di questa energia dall'altro, dall'investimento a noi, rientra tutta a noi, quindi noi acquisiamo più potere. Ve l'ho spiegato in un altro video, se mi ricordo vi dico poi dopo quale. Si parlava a proposito di quando si sono disincarnati i nostri nonni. Allora, io ero talmente legata ai miei nonni, perché come vi ho spiegato in tanti video, io sono proprio cresciuta con la nonna e il nonno, no? Perché i miei genitori lavoravano fuori, papà lavorava fuori, la mamma faceva tante supplenze e quindi stava sempre chilometri e chilometri a scuola di distanza, quindi comunque io abitavo con la nonna e il nonno, che erano molto giovani. Allora, quando stavo con i nonni, pensavo molto alla loro morte. Pensavo molto e piangevo, mi disperavo, i singhiozzi, mi disperavo, impazzivo e mi chiudevo in camera e piangevo. Quando invece si sono disincarnati, soprattutto la nonna, qualche anno fa, io ho avuto una reazione completamente opposta a quella che avrei potuto immaginare. Questa reazione fu, a parte che mi svegliai alle 4 del mattino e vidi mia nonna ai piedi del mio letto e dissi, la nonna, non stava già bene? Mi chiama mia madre alle mezz'ora dopo e mi dice, la nonna se n'è andata. Ah, ragazze e ragazzi, voi lo sapete che io mi sentivo di una gioia, un'euforia, come se, non so descrivervi questa cosa, come se lei si fosse liberata dal corpo fisico ed era felice. Non stava già bene, soffriva tanto, era praticamente Alzheimer da tanti anni e quindi era allettata, non parlava più già da 3-4 anni, quindi muoveva solo gli occhi, però non recepiva bene, no? A livello proprio cognitivo. E io ho provato una gioia, qualcosa di incommensurabile. Tant'è che, e questo fu un episodio veramente epico,
E andai al funerale vestita di rosso. Era il suo colore preferito, rosso fucsia era il suo colore preferito. Avevo un maglioncino rosso e poi avevo i jeans e i tacchi, degli stivaletti di vernice neri. Mi videro arrivare così e io ero di una gioia che salutavo tutti, abbracciavo tutti, mi misi vicino a mia nonna, iniziai a parlarle, iniziai così, così, cioè come se fosse viva, perché era viva, io la vedevo. Pensate che prima di andare al funerale mi sentivo come se dovessi andare a una festa. Era più forte di me, non posso spiegarlo razionalmente. Era come lei voleva. Vi ho raccontato che mia nonna era una donna di un'energia e di una bellezza imbarazzante, teatrale, un'attrice mancata al successo, come vi raccontavo sempre. Mio nonno era molto geloso e non voleva, no, che facesse l'attrice. Quindi era simpaticissima, bellissima, incantava gli altri, in ogni stanza dove lei entrava il mondo si fermava, iniziava a fare teatro. Io vi giuro era come se fossi plasmata della sua energia mentre ero nell'armadio e prendevo i vestiti per andare al suo funerale. Cioè la sentivo ridere vicino a me, mi diceva prendi questo, provati quest'altro, proprio come era quando ero in vita, che mi accompagnava ai negozi. È stato, e quindi tutte le persone erano così, a bocca aperta, loro mi davano le condoglianze, io li ringraziavo, entusiasta. Io veramente ho ribaltato quella cerimonia in una festa. E mia madre mi guardava con gli occhi luccicanti, mio padre uguale, e non so che cosa, ero come se fosse posseduta da mia nonna, era una sensazione bellissima. Ricordo solo di aver versato una lacrima che mi scese giù senza dolore mentre andavo con la macchina da mia nonna. Una lacrima credo fosse di gioia. È stato qualcosa di incredibile, non spiegabile razionalmente, chiaro? È stata una sensazione straordinaria e ho capito che cosa veramente significa che l'aldilà è qua, che la morte non esiste veramente. Ed è come se mia nonna, trapassando, mi avesse ridato tutto l'investimento energetico. Io la chiamavo mamma fino a quando ho avuto 14 anni, quindi potete immaginare questo legame. Poi quando sono nata io aveva 48 anni, mia nonna, cioè praticamente adesso si fanno i figli a 48-50 anni, vabbè. Però perché vi sto raccontando questo? Per farvi capire alcune cose che sono legate al senso dell'aldilà, anche proprio al senso dell'energia che ci arriva, che abbiamo intorno. Oggi volevo farvi un po' di riflessioni tutte insieme che mi faccio solo, che faccio con le persone mie del cuore e volevo proprio darvele, avevo questa esigenza. Tant'è che parlando con anche la mia migliore amica che ha perso la nonna da poco, ha avuto la stessa sensazione e mi disse, lo sai Fra, io piangevo molto di più quando era in vita e quando ero piccola, al pensiero che potesse andare via. E io ho vissuto con lei, no? Il trapasso della nonna è stata una cosa, lei si sentiva, non sto dicendo che in quel momento non prendi la botta, no? Anch'io ho versato una lacrima, anche lei ha pianto, però non era non si è protratta una sofferenza, ecco. Sarà grazie agli studi che facciamo, però non è tanto gli studi, perché gli studi devono essere poi comprovati con l'esperienza empirica, devi farci l'esperienza dei tuoi studi a livello emozionale, no? Non si può intellettualizzare un concetto e non farlo proprio, altrimenti non viene fatta l'esperienza dello stesso concetto. E quindi, discorrendo su questo, diciamo, caspita, è vero. Io poi ho detto, comunque se ci pensi, la morte è l'unica cosa a cui siamo veramente abituati. Se ci pensate bene. Cioè per incarnazioni intere. Il trapasso di là è l'unica cosa a cui siamo abituati veramente.
Cioè tutti hanno paura della morte, ma non è che si ha paura della morte. C'è l'unica cosa a cui siamo veramente abituati. Lo facciamo da milioni di vite. Ovviamente sappiamo che è l'ego che ha paura, perché l'ego è programmato per la sopravvivenza del corpo. Ma noi che siamo anima, abbiamo capito che siamo anima incarnati in un apparato psicofisico, in un corpo. Quando succede la cosa, non abbiamo paura, mi spiego? Infatti, chi ha paura è l'ego, che ha paura della morte e ha paura della sofferenza. Noi non abbiamo paura della morte nostra, del trapasso nostro o delle persone care, abbiamo paura della sofferenza. Sofferenza di cosa? Perché quando stiamo male per il trapasso di una persona cara, io ho capito questo con i miei nonni. E la nostra sofferenza è egoica, è egoistica, cioè perché soffriamo per cosa? Per i rimpianti, rimorsi, tempo perduto in distacchi inutili, tempo perduto nel non aver detto ti amo o ti voglio bene, soffriamo per mancati abbracci, per imposizioni egoiche, soffriamo per mancanza di perdono, soffriamo per questo. Allora vi faccio un altro esempio di quando mio nonno se ne andò dall'altra parte, che poi sta qua tutti i giorni comunque con me. L'unico modo quando stava per andare che avevo per stare poi in pace con me e per non avere dolore, mi venne proprio così intuitivamente, era starci quanto più tempo possibile, quanto più tempo mi andasse. E allora stavo lì tutti i giorni, sapevo che sarebbe andato via da lì a breve. Stavo lì tutti i giorni, gli raccontavo le cose, lui iniziava a non capire già, gli raccontavo di quando ero piccola che mi portava sulla bicicletta, nel cestino davanti, gli dicevo nonno io ti voglio bene, io ti amo, e lui sorrideva, lo abbracciavo, lo baciavo, ecco, e quando se n'è andato io ero serena, ovviamente ho preso la botta, mio nonno se n'è andato molto prima di mia nonna, ho preso la botta più forte con mio nonno, non ero ancora consapevole come ero adesso, perché poi l'esperienza ti rende consapevole, e ho preso una botta forte, però col senno di poi vi dico che io non avevo alcun rimpianto e alcun rimorso, contrariamente ad altri membri della mia famiglia che erano disperati, perché mio nonno era proprio il capofamiglia, mio nonno, poi nonno del sud, quindi disperati perché? Perché avevano conti in sospeso con lui. Avevano covato astio, risentimento, rancore e non avevano fatto quella cosa che a me venne di intuizione, abbracciarselo, dirgli ti voglio bene. E quindi ho notato con questo, senza studiare niente, perché ancora quando mio nonno andò via io il mio percorso di studi approfondito l'ho iniziato a fare dopo. Però il senso qual è? È proprio questo. Quindi stare quanto più tempo è possibile, ma soprattutto dire tutte le cose che non sono state dette. Questa è la mia esperienza. Se le persone care, per esempio, sono già trapassate e voi non avete detto tante cose, siccome sappiamo adesso che la morte non esiste, se voi ci parlate adesso è uguale. Capite? È uguale, parlateci adesso. È uguale. E poi, ritornando al discorso del fatto che alla morte siamo abituati, perché?
A questo proposito ci viene in aiuto l'antroposofia, che ci insegna di come quando noi ogni notte, quando ci addormentiamo, viviamo una piccola morte. Perché quando noi ci addormentiamo e la nostra coscienza va nel regno astrale, il regno astrale è la nostra vera casa, cioè quando noi ci addormentiamo, il regno astrale verso cui andiamo e stiamo tutta la notte, o quando dormiamo semplicemente, anche di pomeriggio, andiamo dove l'anima va quando lascia il corpo definitivamente su questa terra. Come ci insegna l'antroposofia, noi restiamo sul regno astrale, quando muoriamo sulla terra, restiamo lì sul regno astrale circa un terzo della vita che abbiamo vissuto sulla terra. Per esempio, se trapassiamo a 80 anni, staremo sul regno astrale circa 20 anni. Ok? Poi fin quando non si brucia il corpo astrale, non si dissolve, poi si va nei regni buddici. Vabbè, ma questo non è la sede oggi di parlare dei vari regni. Quindi noi siamo proprio abituati alla nostra vera casa, che è il regno astrale. Ovviamente è la sofferenza, come diceva anche Eckhart Tolle. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Tu puoi scegliere di continuare a riportare alla memoria situazioni, rancori, ricordi, oppure viverti il dolore, che è proprio l'espansione. È necessario il dolore, cioè il dolore è necessario, almeno lo è stato fino a questo momento storico, lo sarà per ancora tanti anni, però il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Ecco, quando io lessi questo di Eckhart Tolle, lo capii, ma non l'avevo interiorizzato. L'ho interiorizzato dopo 10 anni, facendo nell'esperienza di quello che avevo letto. Ecco, ma perché vi voglio raccontare questo? Non è soltanto questo, guarda, vi sto dando giusto alcune riflessioni che ho fatto, sapete che io condivido tutto quello che vivo, no? Che ho vissuto e ne ho fatto esperienza. Parlavamo dell'attaccamento, l'attaccamento. Allora abbiamo detto, si parlava perché dovevo fare un po' di sistemazioni in casa, mobili, letto, quindi un po' di sistemazioni. Allora, il senso del discorso era proprio questo. Dobbiamo liberarci da un attaccamento rispetto alle persone, no? L'attaccamento alle persone è proprio un bisogno egoico, la paura che una persona se ne vada, la paura che una persona ci lasci, la paura che è una paura egoica. Nessuno ti lascia, sia che si tratti di una persona che a livello relazionale sentimentale, sia una persona che trapassa, no? Perché abbiamo imparato che siamo tutti connessi, le nostre anime sono sempre attaccate, sono tutte connesse. Quindi rispetto a una separazione relazionale, quando ci lasciamo a livello proprio di terminologia e di fatto, le nostre anime sono comunque connesse per la teoria dell'entanglement, come ci spiega la quantistica. E per lo stesso motivo, anche quando le nostre persone care trapassano, siamo sempre connessi e noi ci stiamo addestrando al sentire di questo, lavorando sulla nostra parte spirituale, quindi nell'invisibile, dove si fanno i giochi. Ecco a cosa serve il lavoro su noi stesse e su noi stessi. E questo non significa che non prendiamo il colpo, no? Il colpo a livello doloroso dell'apparato psicofisico, quando una persona, un nostro caro, trapassa o ci lasciamo con una persona a cui siamo legate, va bene? Prendiamo il colpo, ma la legge spirituale, come ci aiuta adesso anche la fisica quantistica, ci fa proprio switchare la mente, quindi dando nuove credenze alle nostre vite. E queste nuove credenze, alimentando queste nuove credenze,
ci supportano nel gestire le situazioni che avremmo potuto definire più difficili, come queste della separazione. E siccome sono le nostre credenze che alimentano la realtà visibile, quella che manifestiamo, rispetto al trapasso di una persona cara, quando le nostre credenze su questi argomenti iniziano a diventare sempre di più, le nostre credenze, quelle giuste su come funzionano le cose, allora siccome sono delle forme pensiero le credenze, generano anche le nostre emozioni. Rispetto ai casi specifici per esempio di mia nonna, io non avevo ancora studiato tanto di mio nonno, però dentro di me c'era l'apertura su tutto questo, no? Già avevo iniziato a studiare sin da piccola, però c'era quindi l'apertura su questo e l'ho comprovata con l'esperienza empirica. Ciò non significa che non prendi la botta, ma il senso della non separazione si rende palese, lo senti sulla pelle. Cioè, ripeto, non voglio dire che non sentiamo la botta, però come ci insegnano anche gli studi scientifici, più credenze positive, cioè le credenze giuste mettiamo su questo argomento, meno le nostre emozioni saranno invischiate nelle vecchie credenze che ci fanno stare veramente male, protraendo la sofferenza. Perché il problema è il protrarsi della sofferenza che noi facciamo inconsciamente quando siamo inconsapevoli di come funzionano veramente le cose. Ossia che la separazione non esiste, è un'illusione dell'ego. E quindi più studiamo e lavoriamo su di noi, lavorando sugli aspetti invisibili, più iniziamo a sentire meno questo velo di Maya, questo velo dell'illusione, questo velo della separazione che non esiste. Ora, questa è la legge e noi in questa incarnazione ne facciamo esperienza, facendo l'esperienza di ciò che accade, ancorando dentro di noi sempre di più le vere credenze. E questo ci porterà sempre di più a sentire meno l'illusione di tutto questo. Quando noi approcciamo la realtà con occhi diversi grazie alle nuove credenze che mettiamo su questi argomenti, non permettiamo più il protrarsi della sofferenza, ma omaggiamo e iniziamo a sentire i nostri cari, le persone che amiamo, al di là del tempo, della forma e dello spazio. Io con la morte dei nonni l'ho capita questa cosa, non c'è separazione. Non sento separazione, li sento più vivi adesso che quando erano in vita. È una cosa veramente che non si può razionalizzare, no? Però ci stiamo abituando a portare la mente razionale a quello. Ma dove voglio arrivare con tutto questo? Allora, ai mobili, siccome i mobili hanno, intorno ai mobili ci sono delle forme pensiero, come vi ho spiegato, le forme pensiero sono delle forme, sono energia astrale e sono proprio delle forme, cioè hanno una vita propria, le forme pensiero. E tutte le forme pensiero legate ai mobili, le sedie, il letto, i letti, gli armadi, tutto, sono forme pensiero delle persone che hanno vissuto quegli oggetti. Ok? Tipo, vi capita quando entrate in un appartamento o anche in un posto vostro di casa, non state bene, vi sentite energeticamente, non vi piace quel punto, oppure quella sedia o quel mobile energeticamente non vi fa stare bene, ok? Oppure quando entrate in una casa, in un luogo, sentite un'energia strana che non vi piace, oppure sentite un'energia che vi piace. Bene, quelle sono il prodotto delle forme pensiero che sono attaccate a quegli oggetti, attaccate ai muri di quelle stanze. Cosa sono le forme pensiero? Sono i pensieri che hanno pensato le persone che ci hanno vissuto prima. Va bene? Dove voglio arrivare con questo? Voglio arrivare al punto in cui c'è una stanza di casa mia in cui avevo difficoltà a entrarci, dove non mi sentivo proprio a mio agio in quella stanza lì. È una stanza degli ospiti. Da cosa è partito tutto? Che volevo sistemare quella stanza. Allora, parlando con loro, dice, ma infatti effettivamente in quella stanza ci possono essere forme pensiero dei nonni, degli altri nonni paterni, che non erano forme pensiero positive.
e quindi magari sapete la forma pensiero magari negative attaccate ai mobili, ai muri e in quella stanza io non ci sono mai riuscita a entrare. Questa cosa, l'esperienza ci ha portato a capire che c'erano queste forme pensiero attaccate ai mobili, ai muri, al letto. E allora io ho detto, però mi devo sbarazzare di questo letto, di questi mobili, devo buttare questi mobili. E dentro di me un dispiacere assurdo, un dispiacere assurdo al pensiero di buttare quei mobili, cioè al pensiero di sbarazzarmi di quei mobili, un dispiacere assurdo. È lì che mi è venuta la genialità. Cioè, in cosa consiste sta cosa che mi è arrivata, sta genialità? Ho detto, se io mi dispiaccio di dare via un letto o un mobile che erano dei miei nonni, come posso pretendere di liberarmi veramente dall'attaccamento alle persone? Cioè di fare veramente un lavoro disciplinato, di trascendere quell'attaccamento? Cioè, come possiamo pretendere questo? Cioè, ci dispiace dar via un mobile in modo profondo, come se fosse proprio una persona. Come possiamo pensare di trascendere l'attaccamento per una persona? Allora ho detto alla mia amica, dobbiamo iniziare a liberarci dei mobili che riteniamo pesanti a livello energetico. Come facciamo a riconoscere all'interno della nostra casa i mobili di cui dobbiamo sbarazzarci? Allora io ho detto, tutti i mobili che sono, o quegli oggetti, parliamo anche di piccoli oggetti, tutti, perché sono tutti impregnati di forme pensiero. Allora, siccome quella camera lì e quei mobili io non li usavo, quindi stanno lì impregnati di energia che non era energia buona, cioè non era energia buona per me, che sono a un livello energetico e di coscienza più alto rispetto a quelle forme pensiero di 60 anni fa, 70 anni fa. Mi spiego, perché ci siamo evoluti, mi sono evoluta. Non vibro a quelle forme pensiero potete immaginare la società, no? Anche 60-70 anni fa, ma ancora adesso siamo nel delirio, quindi le forme pensiero negative. Immaginatevi le restrizioni che c'erano prima, con quella cultura anche al sud, cioè io non potevo stare in quell'energia di quella vibrazione così densa, che magari poi non era successo niente di grave. Mi spiego? Ma semplicemente erano forme pensiero che per me sono negative, per me sono, dire negative, sono bassa energia, bassa densità rispetto a quello a cui viaggio ora, ecco. Allora, siccome non usavo quella camera, non usavo quei mobili, io avrei voluto fare proprio là dentro una stanza giochi dove metto i miei hobby, i miei interessi, mi piace fare quadri ma non so dipingere, mi piace fare la creta ma non sono una cretritrice, no, ma non la so fare la creta, cioè io gioco tutto ciò che mi ispira, proprio come i bambini, no? Che hanno i giochi, ogni cosa che è arte, che mi ispira, la faccio. Sapete, sono molto creativa e quindi anche se non so fare le cose mi cimento, basta che sia arte che mi ispira, quindi volevo fare una stanza giochi, però non avevo il posto, invece il posto c'è, una camera praticamente inutilizzata, no? E quindi allora come fare a riconoscere i mobili? Se ci sono mobili che non usi, che non usi, attenzione, se ci sono mobili che non usi e ti dispiace dar via, va bene? Quindi che non usi e ti dispiace dar via, sono mobili di cui dobbiamo assolutamente sbarazzarci. Perché? Perché tu non usi e ti dispiace, quindi nella misura in cui tu non li usi quei mobili, va bene? E ti dispiace, ti stanno tirando energia, ti stanno proprio come un vampiro succhiando energia. Perché quando tu poi li dai quei mobili, è successo che ho dato questo letto, questa rete, proprio, e il materasso che era vecchissimo, l'ho buttato, no? Ho fatto passare le persone della spazzatura a prenderlo. E che succede? Che io, ragazzi, appena ho messo quella rete e quel letto fuori, io sono stata male per 5 minuti. Allora, dove voglio arrivare?
iniziamo a far pratica di liberarci già dai mobili perché iniziamo ad alleggerirci delle forme pensiero e così facciamo pratica a effetto proprio domino di riflesso anche sull'attaccamento con le persone. Va bene? È un po' la pratica del Feng Shui, no? Non so se voi la conoscete. Anche sistemare gli armadi, i mobili, un'armonia a livello di arredamento determina anche un'armonia interna, no? E viceversa. Però questa cosa, ragazzi, quindi io sto individuando tutti gli oggetti, i mobili che non uso, ma che mi dispiace dar via, individuando quelli, facciamo pulizia energetica perché iniziamo a far pratica, iniziamo a liberarci di zavorre interne perché tutto è energia e ci aiuta anche a liberarci dall'attaccamento con le persone. Ma sapete come funziona? Cioè, io ho passato quei 5 minuti che ho dato via quelle cose, ma io mi sento rafforzata. Molti di voi già lo fanno, però è partito tutto dall'elaborazione proprio del distacco, no? Per arrivare proprio al piano pratico, quindi come dobbiamo fare ad andare incontro a una sempre più pulizia interna. Iniziamo a liberarci delle cose, degli oggetti che hanno forme pensiero che non ci appartengono, forme pensiero negative che ci portano giù, perché voi non ve ne accorgete. Ma in quella stanza, semplicemente tenendo quella stanza inutilizzata, con quei mobili lì, mi appesantiva. Poi sono sceso, ho visto la stanza vuota, l'ho pulita tutta. Wow! Capito? Cioè, ragazzi, noi abbiamo una marea di credenze quando andiamo a dissotterrare le cose che non abbiamo, cioè, veramente idea. Mia madre mi diceva quel mobile del nonno così, così, e quel mobile l'ha portato papà quando studiava a Siena, al nonno così, e quindi noi inconsciamente diciamo no è peccato, no è peccato, è peccato. Tutte quelle cose lì sono credenze che ci succhiano energia. Cioè noi stiamo lavorando per essere liberi e ci abbiamo immobili dei trisavori, cioè che ovviamente ragazze mie questo è sempre no, a sentimento, cioè tutte le cose che vi appesantiscono ma vi dispiace, ecco, questa è la riflessione di oggi. E poi ho degli altri, un altro cappotto comprato al mercato vintage, per esempio, io amo il vintage e quindi su quegli abiti io ci faccio un rituale con i miei incensi, i miei rituali, insomma, no? Su ogni oggetto che prendo di vintage, per esempio, essendo amante del vintage, faccio un rituale e quel giubbotto non mi appesantisce. O quel determinato capo di abbigliamento non mi appesantisce. Dovete sempre sentire se vi appesantisce o meno. Ecco, questa è la cartina tornasole, va bene? Se vi appesantisce o meno. Se vi appesantisce, dovete fare qualche cosa, diciamo. Se non vi appesantisce, va bene. La misura è il vostro sentire, va bene? Anche se avete una seggiolina che è del vostro bisnonno e vi piace, la usate, non vi appesantisce, non sorge il problema. Ecco, io vi do degli input in più sul fare pulizia, però è sempre il vostro sentire, ragazze mie e ragazzi, l'intuizione. Io l'intuizione di sfasciare quella stanza ce l'avevo da anni già. È giunto è giunto poi il momento giunge il momento quando giunge il momento, ecco, cioè giunge il momento quando tu lavori su di te e la tua energia diventa sempre più raffinata, diventa sempre più sottile e non stai più bene con degli oggetti che invece apportano un'energia più pesante. Mi spiego? Poi c'è un piccolo apostrofo da fare, si può sempre, come vi ho detto sui giubbini che prendo, dei capi di abbigliamento vintage, si può battezzare e benedire il giubbotto, ok? Per esempio io battezzo questo giubbotto, io benedico questo giubbotto con la mia energia, lasciatevi guidare dalla vostra intuizione su come fare questo processo.
Quindi qualcuna di voi potrebbe pensare perché non l'ho fatto con questi oggetti, perché lo feci su questi oggetti, ragazze mie, ma era proprio la mia intuizione mi portò a dire non fanno proprio più per te, anche se li benedici e li battezzi, cioè molto semplicemente non mi piacevano più, non mi piacevano. Ok? Quindi invece se un capo d'abbigliamento ti piace o una sedia ti piace, qualcosa ti piace, la prendi a un mercato vintage per esempio, ci fai su un battesimo, una benedizione, ci giri intorno con l'incenso, col palo santo ed è fatta. Quindi devi sempre vedere se ti piace o non ti piace, ok? Quello è il metro. Ecco, questo era giusto una riflessione in più per far pratica con la pulizia interna ed esterna. Ah, poi c'era un'altra cosa. Pensate un po', io avevo una fascia per capelli di quando avevo 3 o 4 anni, sì, 3-4 anni circa, che tenevo sotto nello scantinato, appesa a un chiodino, era diventata gialla perché l'umidità se l'era mangiata, cioè era proprio diventata come uno straccio. Io non avevo il coraggio, dopo 30 anni, di buttare quella fascetta lì. Mi dispiaceva perché mi ricordava i momenti quando ero piccola, il nonno, la nonna, papà, la mamma. Cioè, ma quella ma non era più utile, capite? Era appesa a un chiodino, era uno straccio. Sono tutte forme pensiero attaccate lì che ti tendono giù. Incredibile! Quando l'ho buttata non sono stata bene, c'è stato un minuto di silenzio, ma poi mi sono sentita libera. C'è come se noi strappiamo delle zavorre, mi spiego? Ecco, questa era proprio una cosa, una condivisione che volevo darvi per far pratica, visto che ci adoperiamo, no? Per ripulirci, per espanderci. Ecco, eliminiamo zavorre. Questo è proprio un vocale spot nell'eliminare zavorre quotidiane, oggettini che non usate, che magari sono il regalo di battesimo di mio cugino di 40 anni fa. Cioè, se è una cosa che usate, cioè avete capito il discorso, no? Per ognuna di voi è diversa. Tutte le cose che non usate, inutilizzate e che vi dispiace, però non usate. È un'energia condensata. Se l'energia non la fai circolare, non ti sbarazzi delle cose, tutto il resto si stagna pure. Tutta l'energia che non facciamo circolare viene ristagnata e così ristagnano anche il denaro, le relazioni. Guardate ragazzi, è tutto effetto domino, va bene? Ma così anche i vestiti. I vestiti che non usate per più di 2 anni, per esempio. Cioè io ci sono vestiti che ho, dei cappotti che ho ereditato da mia nonna, bellissimi degli anni 50, ma alcuni li ho dati, ma mi dispiaceva, ma mi sono liberata, ragazzi. Cioè, è stato difficilissimo. E io pensavo, se è così difficile dare un cappotto di mia nonna, figurati che lavoro dobbiamo fare per lasciare andare una persona. Cioè, allora iniziamo a far pratica, va bene? Iniziamo a far pratica. Io ho iniziato così, E un'altra cosa importante, il dispiacere, la malinconia. Chi è che si nutre di questi alimenti ad alto contenuto calorico negativo? Cioè, ve lo dico sempre, è l'ego. L'ego ti vuole tirare giù con questi sentimenti di malinconia, ricordi che ti generano quella malinconia per nutrirsi. E allora, se delle cose vi generano malinconia, nella misura in cui ti dispiace una cosa, attenzione, è l'ego che, o comunque quella parte, no? L'ego che si insinua. Nella misura in cui vi costa liberarvi di qualcosa, io ho capito questo e sono stata meglio e vi passo la mia esperienza. Nella misura in cui vi costa liberarvi di qualcosa che non usate, attenzione, che non usate, perché se usate l'energia circola e quindi non è un problema, anzi, ma se non usate e vi dispiace e la tenete lì, è
nutrimento per l'ego, perché c'è malinconia, dispiacere. Avete capito il discorso, no? Quindi, ragazze mie, buon clean karma a tutte e a tutti. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!